Buonasera, ci troviamo dinanzi a questo disguido, praticamente sull'autoradio Clarion, quella montata in seconda, diciamo così, fin dalla prima generazione, alla fine della Step 1 e probabilmente anche sulla Step 2, a parte le versioni particolari. Questa autoradio Clarion ha una meccanica servoassistita, che è questa qua, in questo momento. Il codice di questa meccanica è questo codice qui, però io ho trovato uno schema dove c'è uno spaccato di un'altra radio. Qua ci sono le tabelle di comparazione dello switch, dell'SV3, e qua c'è quello che riguarda la meccanica nello specifico. Però non ho trovato come fasarla, perché questa radio qua, questa meccanica qui, era praticamente fuori fase perché è finito un pezzo di vetro all'interno. Quindi mi sono messo un po' a pasticciare, ho provato con dei cavi, li ho messi sul connettore qua dietro, ho cercato di vedere lo stato degli switch e praticamente sono riuscito in qualche modo a portarla a capire come si muoveva, cioè come doveva essere settata meglio. Quindi in posizione di riposo, la meccanica deve essere considerata in posizione di riposo. Abbiamo che praticamente questo segno, ok, deve coincidere con il pallino. Per spostarlo basta girare il motorino. Qua c'è una vite che praticamente sposta il carrello del motorino laterale, ok, quindi spostandola così la si allinea. Io faccio, qua c'è il motorino, qua sotto c'è questa vite qui, tanto per intenderci, questa è un'altra meccanica, c'è questa vite qua, la si fa girare praticamente e si porta a zero. Vedete, la sto spostando, così dovrebbe essere a posto. E questo vigliacco di switch qua, questo pallino, ok, va messo in corrispondenza di un triangolino che c'è lì, che si vede e non si vede, ma adesso vedo di farlo e aiutarmi in qualche modo. Aspettate, qua è tutto in diretta, tutto in diretta. Eccolo lì, lo vedete il triangolino? Ecco, quel triangolino lì deve coincidere col pallino. Dopodiché proviamo a riassemblarla effettivamente e vediamo se funziona. Ok, la radiomuletto è accesa e questo è proprio solo un muletto, è rotta tutta, però serve per fare il check della riparazione, della fasatura. Allora, questa qua prima non funzionava per niente, era tutta fuori fase, quindi non accettava cassetta, non accettava niente. Adesso proviamo a inserire la cassetta. Bene, la prendi la cassetta, cerca di fare il check, però di fatto è come non sente il rail girare praticamente, non dà l'input per andare via avanti col rail. Penso che sia questo il difetto, quindi proviamo a rivedere, vediamo il display cosa fa davanti. Vedete, carica, cerca di muoverla e quindi effettivamente non funziona. Adesso mi fa l'eject, quindi andiamo a vedere qui. Penso che sia questa linea qui, dove caspita è questa, e questa resistenza qui che passa dal 9 volt che c'è, e quindi è quello che mi va a dare il comando a questo fotocopiatore qui, a questa sezione qua del circuito. Adesso andiamo a vedere. Ho rimontato tutta la meccanica dopo aver verificato le piste, pulito il sensore, rifatto il movimento a mano, e quindi non ci rimane che accendere e eventualmente infilare la cassetta. Allora, vediamo un po'. In qua mi pare che, vabbè, no cassetta. Ok, né senza antenna, è una macchina di recupero questa. Ok, va. Concentriamoci sulla meccanica, va. Allora, al caricamento, si muove sto giro, eccola qua. Proviamo un po' a vedere. Ok,
funziona anche l'autoreverse. Insomma, chiaramente è da finire, però abbiamo scoperto la fasatura della meccanica, abbiamo scoperto un po' di cosucce, insomma, perlomeno l'abbiamo fatto muovere, poi vedremo di fare di più. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Chiudiamo con un bel jet, se trovo pulsante. E voilà, perfetto, ciao ciao.